I cereali fanno bene o fanno male? Sono meglio quelli raffinati o quelli integrali? Amici del benessere, buongiorno e bentornati sul mio canale. Se hai già visto i miei video saprai sicuramente chi sono, se invece sei nuovo su questo canale mi presento. Ciao, sono Alberto Zippo, il tuo cultore del benessere preferito e la pillola di benessere di oggi riguarda la salubrità dei cereali. Ti consiglio di guardare il video fino alla fine se vuoi scoprire effetti benefici e non di uno degli alimenti principali dell'alimentazione italiana. Inoltre, se hai piacere, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Nella nostra ricerca del benessere abbiamo visto che l'abolizione della farina di frumento bianca raffinata possa essere un enorme aiuto. Oltre ad una corretta alimentazione, vi sono però altri fattori che ci aiutano a raggiungere il miglior livello possibile di benessere. La riduzione dello stress, vivere in un ambiente poco inquinato, svolgere attività fisica e infine utilizzare prodotti per la cura della persona non malsani. Di quest'ultimo argomento ne ho già parlato approfonditamente, ti lascio qui sopra il video come sempre. Siccome alcuni fattori sono difficili da gestire, cerchiamo di partire da quelli più semplici, i prodotti per la cura della persona e il cibo. Oggi analizziamo dunque se uno degli alimenti più consumati in Italia possa essere un aiuto o se è meglio prendere qualche precauzione. La produzione dei cereali costa relativamente poco, ma i loro lavorati generano un grande profitto, mantenendo un costo al consumo modesto. Costano poco perché in realtà nutrizionalmente valgono poco. Non a caso proteine animali, frutta e verdura sono molto più costosi. Vediamo insieme qualche dato. L'indice glicemico di un alimento come il riso è di 90, quello del pane bianco di farina raffinata addirittura 95. Al contrario, se parliamo di alimenti come le ciliegie, siamo a 22. Cambiamo parametro, passiamo al calcio, che la maggior parte delle persone abbina al latte, anche se in realtà abbiamo visto insieme che non è proprio così in questo video che ti lascio qui sopra. Se parliamo del calcio, il riso ne contiene 6 mg su 100 g e il pane raffinato solamente 14 mg. Se invece andiamo a cercarlo nelle mandorle, ad esempio, il suo valore è addirittura di 270 mg, oppure nei calamari è 144 o nel cavolo nero 200. Continuiamo con il ferro. Nel riso e nel pane si va mediamente da 0,6-0,8 mg su 100 g, mentre le minuscole vongole ne contengono 14 mg. È facile capire quindi che un'alimentazione principalmente basata su cereali non possa essere sufficiente, dato il loro scarso valore nutrizionale. Continuiamo ad analizzare questi alimenti. Per chi cerca di dimagrire è importante ricordare che i cereali e i loro derivati fanno ingrassare a causa dell'eccessiva quantità di zuccheri che contengono in relazione al loro volume. Hanno poche proteine ed amminoacidi, inoltre, come visto prima, contengono solo poche tracce di vitamine e minerali. Infine, il nostro sistema digerente non è predisposto ad assimilare gli amidi con facilità. I cereali gonfiano la pancia perché gli antinutrienti contenuti all'interno ritardano e rendono difficile la digestione e l'assorbimento, questo per la loro capacità di trattenere acqua. Inoltre, per i cereali contenenti glutine c'è l'aggiunta dell'infiammazione intestinale. Altre malesseri possono essere appunto la ritenzione idrica e l'alterazione del meccanismo fame-sazietà. Poi abbiamo torpore e riduzione dell'energia dopo il pasto, inoltre un invecchiamento precoce del nostro corpo. I cereali, per venire assimilati, devono prima essere macinati, ridotti in farina e finalmente cotti. Non è pensabile di assumere questi alimenti in forma cruda. A questo punto servono ancora 3-4 ore di digestione.
Questo la dice lunga sulla predisposizione del nostro organismo al loro utilizzo. Non è casuale che per millenni si sia cercato di compensare tali carenze mischiando i cereali con legumi o latte che compensassero per esempio amminoacidi mancanti, magari consumando contemporaneamente riso e piselli, pasta e fagioli o latte e pane. Altre problematiche causate dall'assunzione dei cereali sono l'iperglicemia e l'iperinsulinemia. La prima digestione dei cereali avviene in bocca e prosegue per alcune ore nell'intestino. Al termine, il glucosio che ne deriva passa immediatamente nel sangue, causando un forte stimolo alla produzione di insulina, che produce seri problemi. Nei diabetici per ovvi motivi, negli obesi perché la forte scarica di insulina provoca una rapida ipoglicemia e una forte sensazione di debolezza e di fame, ed infine nella quasi totalità della popolazione che presenta vari gradi di resistenza all'insulina, perché crea il rischio di iperlipidemie, obesità, arteriosclerosi ed invecchiamento precoce. Come detto poc'anzi, i cereali contengono antinutrienti, principalmente quelli integrali. I fattori antinutrienti sono sostanze in grado di ridurre la digeribilità delle proteine e dei polisaccaridi, inibendo gli enzimi digestivi preposti ed il loro assorbimento. Ecco un breve elenco di queste sostanze. Il primo è l'acido fitico, contenuto anche nei legumi e può interferire con l'assorbimento dei minerali. La sua pericolosità si riduce solamente mediante processi di ammollo e di fermentazione. Poi abbiamo gli inibitori dell'amilasi. Bloccano gli enzimi che digeriscono gli zuccheri. Possono portare allo sviluppo di infiammazione nei linfonodi, nei reni, nella milza e nel cervello. Proseguiamo con gli inibitori della proteasi. Rallentano la digestione proteica e possono provocare ipertrofia del pancreas. La pericolosità si riduce con la bollitura, la germinazione e l'ammollo. Poi abbiamo le lectine. Interferiscono nell'assorbimento dei minerali e nella digestione delle proteine. La loro pericolosità si riduce con la bollitura e l'ammollo. Infine concludiamo con il glutine. Alcuni cereali contengono questa proteina che provoca infiammazione dei villi intestinali e non solo. Per questo specifico argomento ti consiglio davvero di guardare il video che ti lascio qui sopra dove ne ho parlato approfonditamente. La presenza di queste sostanze è concentrata soprattutto nel guscio del seme, di conseguenza sembrerebbe sconsigliabile la preferenza dei cereali in forma integrale rispetto a quelli raffinati, l'opposto di quello che ci viene raccontato negli ultimi anni. Di questo ne parliamo tra poco. Per fortuna vi è un elemento di cui sono ricchi i cereali, sto parlando delle fibre. Le fibre sono indispensabili per prevenire diverticoliti, tumori, arteriosclerosi, ipercolesterolemia, appendiciti, ernie ed emorroidi. Per ironia della sorte, la fibra dei cereali si trova negli strati esterni della cariosside, quindi nei cereali integrali, che però abbiamo scoperto essere quelli più ricchi di antinutrienti. Capiamo quindi facilmente che assumere cereali integrali sperando di aver trovato la soluzione migliore alla carenza di fibra non possa essere la scelta definitiva. Di conseguenza, il consiglio di validi nutrizionisti è quello di sfruttare al massimo frutta e verdura se si ha una carenza di fibre. È importante che vengano consumate il più possibile con la buccia o con le parti esterne più coriacee. Vediamo degli esempi. Le carote andrebbero sciacquate e spazzolate, ma mai pelate, così come la patata, che andrebbe sempre cotta e consumata con la buccia. Stesso discorso per cetrioli e zucchine, che andrebbero sempre mangiati con la buccia. Ovviamente il tutto vale anche per la frutta. Frutta e verdura ci assicurano una quantità di fibra elevata, un apporto più che sufficiente di zuccheri dal ridotto carico glicemico, vitamine e minerali in abbondanza. Sono inoltre alimenti più neutri nelle sollecitazioni neuroormonali. Se non riesci a fare a meno della pasta e sei alla ricerca di fibre, potresti consumarla con un sugo di verdure e che sia cotta al dente per ridurne l'indice glicemico. Ora immagino ti starai chiedendo, in caso volessi assumere cereali, cosa è meglio quindi?
Integrale o raffinato? Quale fa meno male? Come accennato nella puntata sulle farine raffinate che ti lascio qui sopra, gli effetti negativi delle farine bianche sono davvero elevati. Tantissime ricerche pubblicate affermano che gli effetti nefasti delle farine bianche siano nettamente superiori rispetto a quelli delle farine integrali. Vi è un aumento esponenziale dell'insulina nel nostro corpo con un aumento di rischio di diabete. È presente l'80% di zinco in meno rispetto al suo corrispettivo integrale. Come detto prima, vi è un minor quantitativo di fibre. Inoltre spesso le farine bianche vengono sbiancate anche chimicamente e queste sostanze le ingeriamo direttamente. Quindi risulta evidente come sia preferibile scegliere le versioni integrali rispetto a quelle raffinate. È importante poi prediligere farine macinate a pietra, ovvero in maniera più grossolana, per un semplice motivo. Se macinata più finemente, la fibra presente è ridotta a pezzi talmente piccoli che perde parte dei suoi benefici. Il mio obiettivo da quando ho aperto questo canale è quello di condividere le mie esperienze e conoscenze, nella speranza di poter aumentare la nostra consapevolezza alimentare. Oggi ho voluto affrontare un argomento delicato, spesso trattato con molta superficialità. Difficilmente si parla delle problematiche che i cereali possono creare al nostro corpo, anche in forma integrale. Ci tenevo dunque ad affrontare questo argomento. Personalmente assumo pochi legumi e cereali nelle mie giornate, dopo aver notato sul mio corpo molti benefici dopo la riduzione del loro consumo. Come dico sempre, fidati di te, sperimenta quotidianamente, ma soprattutto ascolta il tuo corpo, ti darà tutte le risposte che stai cercando. Anche per oggi ho concluso, non prima di ricordarti che puoi sostenermi senza alcun costo. In che modo? Se ti è piaciuto questo video lascia un bel like qui sotto condividendolo con le persone che sai che potrebbero apprezzare. Se gli argomenti che tratto sono di tuo interesse, iscriviti al canale ricordandoti anche di cliccare sulla campanella, così da ricevere la notifica alla pubblicazione di un nuovo video. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e averti fatto venire voglia di approfondire queste tematiche. Un saluto dal tuo Alberto Zippo e ci vediamo al prossimo video!